Dopo avervi fatto vedere come si effettua una chiamata in maniera estremamente semplice su Ollama tramite LangChain, adesso vi faccio vedere come si costituisce una catena semplice e come si utilizza il nostro prompt template per creare delle strutture vincolate. In questo caso io quello che voglio realizzare è una sorta di traduttore, ok, che mi permetta di trasformare ovviamente una frase una frase che gli mettiamo noi come input in un'altra lingua, ok? E gli definiamo anche quella che è una lingua in maniera totalmente dinamica. Come facciamo? Allora vado a creare un nuovo progetto, quindi vado a crearmi una nuova cartella, la chiamo 03 LangChain traduttore. Allora vado a crearmi, vado a fare, entro all'interno della cartella, quindi cd03 LangChain traduttore, faccio un npm init-y, ok, così almeno effettuo la configurazione di base senza dover premere invio praticamente sempre, e vado ad installare quelle che sono le mie librerie. Ovviamente sarà npm install, ok, LangChain, ed ovviamente mi servirà, e lo posso invocare, lo posso inviare in maniera sequenziale, eccolo qui, LangChain Ollama, vado direttamente ad incollarlo qui sotto e premo invio, ok? Quello che andrò a fare sarà ovviamente la creazione di un nuovo file chiamato app.js, mentre lui completa l'installazione delle librerie, che saranno anche abbastanza grandi. Ok? Allora, ci siamo. La prima cosa che dobbiamo fare, ci servirà sicuramente Ollama da LangChain Ollama, quindi const ovviamente mi porto dietro Ollama da, vado sempre in modalità require, quindi in common JS, ovviamente gli metto LangChain Ollama, ed ovviamente poi che cosa vado a definirmi? Vado a riportarmi dietro anche quelle che sono le informazioni di un prompt template. Però prima di effettuare questa operazione mi faccio la configurazione di Ollama. Me la vado a riprendere ovviamente dal mio esempio precedente, guardate, tanto sono sempre le stesse identiche informazioni, quelle ovviamente la base URL, ovvero l'indirizzo di dove si trova la mia API di Ollama, e poi il modello di riferimento e di interesse. Quindi mi porto queste informazioni, faccio un attimo CTRL-C, CTRL-V, e fin qua ci sono. Allora, a questo punto che cosa mi serve? Vado a definire quello che è un prompt template. Che cos'è un prompt template? Allora, definiamo come prompt ovviamente la richiesta che noi effettuiamo al Large Language Model, e ovviamente sul quale baserà la sua ricerca e quindi la sua trasformazione. Quindi che cosa significa che voglio creare un prompt template? Voglio creare una stringa, ok, quindi una frase che sia vincolata. L'esempio pratico potrebbe essere il come si dice, ad esempio ciao sono Giovanni, anzi facciamolo così, ciao sono Giovanni in spagnolo, ok? Guardate, l'idea fondamentalmente è questa. Questo e questo sono due parametri fondamentalmente. Il resto, il ciao come si dice e in, sono praticamente degli elementi fissi all'interno del nostro prompt. Significa che in pratica io non voglio permettere all'utente, ok, di personalizzare tutta quanta la stringa, ma di darmi soltanto ciò che si trova all'interno delle single tick, quindi degli apostrofi. Ok? Benissimo, vediamo come si fa. Vado a definire un elemento che si chiama prompt template. Allora, definisco const prompt è uguale a che cosa? Ad un nuovo, ovviamente, prompt template. Attenzione, utilizziamo, ovviamente dobbiamo importarci il modulo prompt template, quindi const, eccolo qui, prompt template. Ovviamente la require ci viene da, guardate, allora, LangChain /core/prompts. Ok? Significa che in pratica questo elemento, ok, chiamato LangChain Core Prompts, è già incluso nella release ufficiale, nella release del nucleo del LangChain. Che cosa significa questo? Che in pratica se vado su Node Modules e vado sul LangChain, praticamente io mi ritrovo core ed ovviamente anche quelli che sono i prompts.
ok? Ovviamente ce l'abbiamo sotto la dicitura, comunque sia sotto forma di modulo di JavaScript e TypeScript. Che cosa significa questo? Che in pratica questo è un pezzo, questa è una delle potenzialità e una delle funzionalità principali di LangChain. In pratica è un set di librerie che io posso utilizzare per portarmi dietro, ovviamente in maniera agile, ok? Anche delle nuove strutture già preconfigurate. Come funziona questa tipologia di elemento? Tecnicamente non vado a creare un nuovo prompt template, ma il prompt template è già costruito da qualcuno, ok? E mi permette di personalizzarlo e customizzarlo come mi serve. Allora, guardate come funziona. Prompt template, vedete? Questa è una classe che già esiste. Punto, guardate, ho un from template, ok, che prende dentro che cosa? Allora, from template, ovviamente mi faccio suggerire ovviamente quello che è la tipologia di funzionalità, guardate, prende ok, delle option in generale al suo interno, oppure guardate direttamente un template. Che cosa significa un template? Se vado a dirgli come si dice, ok? E qui dentro gli metto, vedete questo qui è un segnaposto, ok? Un elemento che verrà poi sostituito, input, oppure facciamo così, frase, e poi in lingua, come si traduce frase in lingua, ok? A questo punto che cosa potrei ottenere? Bene, tecnicamente posso utilizzare automaticamente questo prompt, ok, per vincolare la domanda che faccio al Large Language Model. Quindi in pratica, vedete qual è l'idea? L'idea è che costruisco una struttura estremamente semplice come voglio io come sviluppatore per permettere all'utente di effettuare un'operazione ristretta, ok, ad un campo di applicazione, in questo caso per creare un traduttore. E allora che cosa vado ad effettuare? La solita storia, quindi vado a crearmi una funzione che si chiama effettua la domanda, quindi una async, ormai già so a che cosa serve, function effettua traduzione, ok? E qui dentro che cosa gli devo mettere? Ovviamente sarà la frase di input e poi la lingua di output, ok? Questi sono i due elementi che voglio inserire all'interno di questa funzionalità. Ovviamente avrò un blocco try catch come al solito, dove gli faccio un console.log di errore e poi il valore di x, che sarebbe questo qui sopra, e qui dentro vado ad effettuare la mia invocazione. Attenzione, qui abbiamo praticamente una piccola evoluzione, semplicemente perché? Perché utilizziamo un elemento nuovo, un elemento che si chiama pipe. Come funziona la pipe? La pipe scritta in questo modo, ok, const ovviamente chain, perché mi costruisce una chain, è uguale a che cosa? A prompt.pipe su LLM, in pratica che cosa effettua? Effettua una combinazione di questi due elementi, ovvero applica il prompt a questo LLM, ovvero a quello che noi abbiamo definito come Ollama. E per quale motivo questa è una chain? Semplicemente perché prendo il prompt che viene applicato successivamente all'LLM, la questione qual è? È che il prompt non è ancora stato costruito, non è ancora stato costituito. Quindi cosa succede? Ho effettuato per il momento una correlazione tra il prompt, e quindi questa bellissima frase, e il Large Language Model, ma questa frase non è ancora stata composta e quindi, ok, effettuando la correlazione io so che queste operazioni vengono effettuate a catena e quindi a cascata. Prima costruisco il prompt e poi viene applicato all'LLM e quindi viene somministrato all'LLM. E come funziona in questo caso? Devo costruire ovviamente il mio prompt durante l'invocazione e quindi guardate, grazie a questa correlazione posso effettuare questo. Const response, ok, è uguale a che cosa? Ad una await di che cosa? Di chain e non più di LLM. Sapete per quale motivo? Perché prima utilizzavamo LLM perché andavamo direttamente ad invocare il Large Language Model, ma in questo caso noi che cosa facciamo? Sappiamo che stiamo invocando una catena, quindi stiamo per costruire il prompt che poi verrà somministrato al Large Language Model di riferimento. Quindi chain.invoke,
guardate, questo è un metodo che serve per invocare la catena, ovvero incomincia a richiamare il primo pezzetto della catena per poi effettuare l'operazione successiva, ok? E qui dentro che cosa ti vado a definire? Beh, è proprio questa l'idea, un bel oggetto JavaScript che avrà due elementi, guardate, frase, ok? Due punti. Qual è la frase? La frase di input, eccolo qui, quello che mettiamo nella parte sopra, e poi ovviamente la lingua, che è il secondo parametro che noi vogliamo specificare, che sarà la lingua di output che richiamiamo e quindi che immettiamo qui dentro quando effettuiamo questa chiamata. Guardate, tolgo un po' di spazi per rendere un po' più snello il nostro codice e come faccio ad invocare questo effetto a traduzione. Vado a richiamare effetto a traduzione, sono Giovanni Pace, ok? Insegnante di informatica, ok, virgola spagnolo, ok, questo elemento verrà inserito ovviamente all'interno di frase di input, questo elemento verrà inserito all'interno di lingua di output, guardate, faccio un attimo un piccolo disegnino perché potrebbe essere estremamente utile per comprendere qual è lo sviluppo. Allora, l'idea è questa, questo elemento qui viene inserito all'interno di frase di input, ok? Quest'altro cambio colore viene inserito all'interno di lingua di output, ok? Questo viene messo qui dentro, ovviamente il suo successore o il suo predecessore viene inserito qui dentro e questo elemento praticamente farà parte di frase e quindi verrà messo qui sopra in maniera totalmente simmetrica. Questo elemento verrà messo all'interno di lingua. Scusatemi l'intreccio di frecce, ma è tanto carino se avete seguito l'attivazione da un punto all'altro. Quindi a questo punto cosa succede? Non ci resta altro che provare ad effettuare questa operazione. La cosa più importante è cercare di mandare in output quello che è la response. Quindi faccio un console.log della response, facciamo così, traduzione, due punti, gli metto una virgola così facciamo l'output di tutti e due gli elementi, vado in node app.js ed effettuiamo la nostra operazioncina. Sta laggando un po', quindi significa che molto probabilmente sta prendendo tutto questo come riferimento, cioè quindi significa che sta lavorando, ci metterà più o meno una quindicina di secondi perché stiamo facendo stiamo lavorando un bel po' anche durante la registrazione. Guardate, quindi la frase completata in spagnolo è Soy Juan Pace, professor de informatica, ok? Vedete qual è la cosa carina, ok? Quindi la traduzione di Sono Giovanni Pace è ovviamente questa qui, ok? La problematica principale qual è? In questo caso ciò che dobbiamo arginare successivamente. Ciò che dobbiamo arginare è la fantasia, ovvero la verbosità. Chiamarla fantasia è un errore grandissimo, prendetela un attimo con i guanti questa asserzione. Quello che dobbiamo mandare in output è la verbosità, dobbiamo controllare la verbosità della risposta, ovvero in questo caso lui ha creato una spiegazione molto 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 grande di quello che noi abbiamo richiesto, semplicemente perché ha un livello di spiegazione, comunque sia un livello di energia estremamente elevato. Dopo vedremo che cosa significa questo, vedremo che cosa significa limitare o cercare di arginare il contesto della nostra richiesta per avere una risposta secca. Perché? Perché in questo caso sì, abbiamo la risposta, ma è troppo completa, anzi fin troppo esaustiva, più di quanto noi necessitiamo.